Oggi vi mostro quali sono le potenzialità offerte dall'ecosistema Logitech. Nello specifico io utilizzo il mouse MX Master 3 e la tastiera Logitech K380. Ora, entrambi i device sono compatibili con la funzionalità Flow di cui vi ho accennato nei miei video precedenti, però mi sono accorto che in pratica non ho mai fatto un video dedicato ed è proprio quello che sto facendo adesso. Allora, quello che vedete qui è il Logitech Options Plus che sto utilizzando sui miei device. Ora, al momento quello che vedete è lo schermo di un MacBook Air che mostra il mouse e la tastiera correttamente collegati. Entrando nel mouse è possibile accedere ad alcune funzionalità, quindi oltre alla programmazione dei tasti per le singole app, che è una cosa che magari un approfondimento che vi invito a fare per ciò che riguarda il mouse MX Master 3, c'è questa voce qui, Flow, che è la possibilità di far muovere il mouse tra diversi device come fossero tutti connessi. In pratica l'esperienza d'uso è la stessa di quella che si ha quando ci si muove su più monitor collegati allo stesso device. Nello specifico, adesso, come vedete, ho solo un computer acceso, però accendendo un altro computer, uno di questi due che vedete qui, che sono il mio desktop e il mio portatile, Windows, se ne accendo uno, intanto vi faccio il video di quello che sto combinando e ve lo metto in sovraimpressione. In pratica, accendendo il portatile, vi faccio vedere cosa succede. Vabbè, lui si attiva, ok, ecco, viene rilevato. Quindi, rilevando l'altro PC connesso con lo stesso account a Logitech Options Plus, in pratica io posso scegliere di abilitare la funzionalità Flow. E come funziona questa funzionalità? Andiamo un po' nelle impostazioni. È possibile, no, aspettate, è in Flow qui. È possibile, disponendo anche di una tastiera compatibile con il Flow, non sono tutte compatibili, poi vi lascio in descrizione il link di quelle compatibili, è possibile selezionarla e fare in modo tale da far muovere mouse, ora vi faccio vedere come, e tastiera, se compatibile, insieme muovendosi liberamente tra i due device. A cosa mi riferisco? A quello che vi mostro in sovraimpressione. Quindi, come vedete, questa è la mia postazione di lavoro. K380 è mouse. Guardate che succede al cursore. Il cursore da qui lo sposto sulla destra e il cursore magicamente mi appare qui dentro. Quindi dicevamo, il mouse, come vedete, scorre da un display all'altro più o meno senza problemi. E la tastiera vi faccio vedere che funziona qui e in teoria segue il mouse, finora era anche in pratica, però guardate, scrive anche sull'altro PC, quindi non so perché mi dà questo errore, che è la prima volta che ricevo, ma questo è il bello della diretta. Ad ogni modo, vedete che questo tipo di configurazione permette di utilizzare in continuità e senza nessun tipo di problema. Addirittura il MacBook ci notifica anche la connessione della tastiera. Ci permette di usare tranquillamente gli stessi strumenti di input, quindi tastiera sottolineo compatibile e mouse compatibile col Flow su due device in una maniera molto facile. Anzi, è anche possibile definire come passare da un PC all'altro, quindi come vedete qui premendo CTRL piuttosto che semplicemente spostando il cursore. Il copia e incolla funziona da un device all'altro. Dicevo, copia e incolla. Ho una cartella sul mio PC Windows, come vedete, questa testa registrazioni, quindi copio la cartella, mi sposto sul Mac, come vedete il mouse è sul Mac, e premo CTRL V, cioè vabbè, Command V
sul Mac, vedete che la cartella è stata incollata sul desktop in maniera semplice, come se fosse lo stesso computer. Ok, diciamo che se entrambi i device, come nel mio caso, sono dotati di connettività Bluetooth, questa tastiera è il top. Problema diverso con il desktop. Io ho un desktop che non ha il Bluetooth, quindi in questo caso, ahimè, il mouse funziona lo stesso perché ha anche l'adattatore USB che funziona egregiamente per la connessione, mentre la tastiera non riesco a collegarla. Dunque, se avete dispositivi che hanno connettività non Bluetooth e volete usufruire della modalità, della funzionalità Flow, è necessario utilizzare i device che hanno connettività anche tramite USB. Per esempio, io ho la K400 della Logitech che ha connettività USB, però in quel caso non basta perché deve essere anche compatibile con il Flow. Dunque, le tastiere compatibili col Flow sono queste che vedete qui. Negli altri casi, purtroppo, questa bella funzionalità, secondo me pure comoda, se utilizzate più computer, non riuscirete a utilizzarla. Spero di esservi stato utile. Al solito, lasciatemi dubbi, riflessioni, consigli nei commenti e vi risponderò appena possibile. Ciao a tutti!